Se c'è un esercizio che non manca mai all'interno dei miei allenamenti, non dovrebbe mai mancare all'interno dei tuoi, è il passive hang. Quindi quella capacità che abbiamo noi esseri umani, ancora un po' come delle scimmie, di poterci aggrappare a degli oggetti e tenerci con il peso del corpo in abbandono. In questo caso in palestra lo possiamo fare sulla sbarra o sugli anelli, meglio ancora sugli anelli perché, come ti farò vedere, c'è la possibilità di eseguire delle progressioni nell'esercizio. Per me è stato fondamentale in tutto il percorso di ripresa dopo 2 interventi di hernia del disco, uno nel 2008, l'altro nel 2016. Purtroppo con 2 incidenti in moto sono stato costretto a rimanere a letto diversi mesi, provando diverse terapie non sono riuscito a risolvere, ho dovuto necessariamente operarmi per la rimozione delle ernie. Comunque poi il lavoro di ripresa insieme ai medici e fisioterapisti è stato sicuramente efficace, ma poi ci ho dovuto mettere del mio. E quindi questo esercizio qui, da allora in poi, non mi abbandona mai. Visto che ci sono passato però e so che cosa significa partire anche con una colonna particolarmente rigida, specialmente dopo essere rimasto sdraiato per diversi mesi e mesi e mesi, ti consiglio di non appenderti direttamente alla sbarra se non hai mai provato, magari non fai da tempo il passive hang, ma di iniziare in modo progressivo. Ci sono eventualmente tante evoluzioni, quindi non si smette mai di poter accedere a un livello successivo, ma in questo caso ti faccio vedere proprio da zero come poterlo eseguire e come poter trarre il massimo beneficio da questa trazione naturale del nostro peso corporeo, che è uno dei pochissimi, se non l'unico esercizio che dà la possibilità alla colonna di essere decompressa, quindi dà la possibilità ai nostri dischi, che sono costantemente sotto pressione con la forza di gravità, di essere un pochino più distanziati, quindi cerchiamo di togliere pressione dalla colonna. Non solo, ma grandissimo beneficio anche per quanto riguarda le spalle. Stessa cosa, stesso discorso vale per queste, quindi nel caso in cui tu avessi delle spalle rigide, non avessi mai fatto un esercizio come questo, quindi di essere appeso, quello che magari facevamo da bambini al parco, ti consiglio, come vedrai adesso nel video, di seguire questo tipo di progressione. Per prima cosa regola gli anelli in modo tale da rimanere disteso con il femore parallelo al terreno e le ginocchia anche a 90 gradi rispetto alle tibie. Questa è la prima posizione da tenere. Quando ti sarei ambientato e adattato in questa posizione, non ti dà più fastidio né alle spalle né alla colonna, potrai passare alla seconda versione. Porta una gamba dietro, tieni sempre abbandonato comunque il corpo e fai la stessa cosa anche con l'altra gamba. In questo caso ti puoi appoggiare con la punta del piede e lavorerai quindi con una leggera tensione aumentata su un lato del corpo piuttosto che sull'altra. Variante ancora successiva è quella in cui porti tutti e due i piedi dietro, sempre a ginocchia piegate. In questo caso ci sarà un pochino più di estensione della colonna, quindi se hai fastidio alla zona lombare ripassa alla versione precedente. Andando ancora più avanti puoi portare in completa distensione le gambe e così porterai in allungamento tutta la catena muscolare anteriore, oltre a un'intensità maggiore sulle spalle. Puoi in questo caso, come variante ulteriore, cominciare a fare delle piccole torsioni del busto a destra e a sinistra per cominciare a allungare la catena laterale, fino a che poi puoi successivamente passare a un allungamento vero e proprio della catena laterale portando una gamba in avanti e lasciando l'altra distesa. Una variante un pochino più avanzata che ti suggerisco è quella in cui dovrai sollevare ancora di più gli anelli in modo tale da riuscire ad appoggiare a terra solamente con le punte dei piedi. In questo caso scaricherai ancora parte del peso del corpo a terra e potrai anche qui sperimentare diminuendo sempre di più l'appoggio, portando solamente proprio le punte del piede e staccando eventualmente una gamba alla volta e successivamente tutte e due magari per pochi secondi in modo tale da adattarti sempre alla nuova variante. Siamo arrivati alla versione definitiva, quella che ho chiamato Full Passive Hang. Ti consiglio anche in questo caso di scendere per gradi, prima un piede, poi l'altro in modo morbido
e lavora principalmente in questo caso sul respiro. Stringi forte con le mani e cerca di abbandonare tutto il corpo e decomprimere la colonna. Quando avrai finito ti consiglio di ritornare sullo sgabello, non impattare a terra saltando giù per evitare proprio di perdere tutto quanto il beneficio che hai avuto durante tutto il tempo di decompressione. Non è importante il tempo, specialmente all'inizio, bastano anche pochissimi secondi. Se poi riesci, ovviamente cerca di tenere la presa più tempo possibile. La difficoltà è migliorare la forza nella presa, quindi in particolar modo nell'avambraccia, e cercare allo stesso tempo con la respirazione e con il rilassamento di tutta l'altra muscolatura di beneficiare appunto di questa decompressione.